Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme una pochette, cioè rivestire più che altro la pochette in juta di filati 3 sfere con le mattonelle. È una lavorazione veramente semplicissima, sono rimasta sul semplice per fare in modo che anche le principianti, chi è alle prime armi, può realizzare questo progetto facilissimo. Vi consiglio di guardare tutto il video perché vi ho dato alcuni consigli utili per trasformare la pochette. Vi ricordo che il link diretto al sito Filati 3 Sfere lo trovate nel box informazioni qui in basso insieme a tutti i link utili e alla lista dell'occorrente che ora vediamo subito nel dettaglio. Per questo progetto ho utilizzato l'aiuta di Filati 3 Sfere. Ho utilizzato 4 colori. Per quanto riguarda i colori veri e propri, quindi il giallo, l'arancio e il turchese, ho utilizzato un solo gomitolo per colore e mi aveva anche avanzato, mentre per quanto riguarda il colore naturale ne ho utilizzati 2. Avremo bisogno poi della pochette in juta, la misura più piccola, ovvero 15 cm x 25. Ho utilizzato l'uncinetto numero 4 per lavorare le mattonelle e l'uncinetto 3,5 per quanto riguarda poi la cucitura delle mattonelle e la rifinitura. In alternativa potete utilizzare un unico uncinetto, un moschettone per il laccetto, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Iniziamo avviando un cerchio magico che bloccheremo con una catenella e a questa catenella andiamo ad aggiungere altre 2 catenelle, quindi avremo un totale di 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. A questo punto facciamo una catenella che sarà quella di separazione e procediamo lavorando all'interno del cerchio magico una maglia alta. Facciamo poi una catenella e procederemo in questo modo fino ad ottenere 12 maglie alte, comprese anche le 3 catenelle. Ok, terminato il giro lo andiamo a chiudere, cioè andiamo a chiudere il cerchio tirando questo filo, tiriamo per bene, dopodiché andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi in questa. Con una maglia bassissima ci portiamo nello spazio formato da una catenella, quindi puntiamo l'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima, alziamo il lavoro con le 3 catenelle e all'interno di questo spazio andiamo a lavorare altre 2 maglie alte che non chiuderemo ma le chiuderemo tutte insieme. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto nello spazio, prendiamo il filo e chiudiamo solo le prime 2 asole. Carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nello spazio, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime 2 asole, poi carichiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole che abbiamo sull'uncinetto insieme. Dopodiché facciamo 2 catenelle, passiamo allo spazio successivo e lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi il procedimento lo abbiamo già visto. Puntiamo l'uncinetto, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime 2 asole, carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto all'interno dello spazio, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime 2 asole. Lo ripetiamo per una terza volta, quindi puntiamo l'uncinetto nello spazio, prendiamo il filo,
chiudiamo solo le prime 2 asole. A questo punto, una volta che abbiamo 4 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme. Di nuovo 2 catenelle e ripetiamo questo procedimento per ogni spazio che abbiamo sottostante. Ho terminato il giro, termino con una sola catenella perché la seconda la sostituisco con l'asola di chiusura, perché ora vado a cambiare il colore. E questo è il risultato. Ora cambiamo colore. Io utilizzerò l'arancio, faccio un cappietto iniziale e vado ad agganciarmi in uno degli spazi che ho sottostanti. Quindi punto l'uncinetto nello spazio e lavoro una maglia bassa. Faccio una catenella e questa mi sostituisce, diciamo, la prima maglia alta. All'interno di questo spazio vado a lavorare altre 2 maglie alte, quindi punto l'uncinetto, lavoro una maglia alta e 2 maglie alte. Quindi questo è il primo gruppo. Lavoro poi una catenella, vado nello spazio successivo e all'interno di questo spazio lavoro sempre 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Ora dobbiamo andare a creare l'angolo, quindi iniziamo a dar forma al nostro granny square. Quindi nello spazio successivo lavoriamo 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Quindi questo è il primo angolo. Ora nei successivi 2 spazi vado a lavorare il gruppo di 3 maglie alte. Intanto faccio una catenella, poi primo spazio, 3 maglie alte, catenella di separazione, secondo spazio, 3 maglie alte. Faccio la catenella di separazione. A questo punto devo andare a creare l'altro angolo, quindi in questo spazio lavorerò il modulo formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi una maglia alta, 2, poi 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Procederò in questo modo per tutto il giro, quindi ora non mi resta che lavorare i 2 gruppi da 3 maglie alte, poi di nuovo il gruppo formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, poi di nuovo 2 gruppi da
3 maglie alte e l'ultimo angolo, quindi il gruppo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi si va a chiudere il giro, mi raccomando, tra un modulo e l'altro sempre una catenella di separazione. Terminato anche questo giro non vado a fare la catenella perché la sostituisco sempre con l'asola di chiusura, quindi tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. Cambio di nuovo colore, passo all'azzurro e questo giro sarà più o meno identico a quello che abbiamo appena lavorato. Quindi riparto con il cappietto iniziale, mi aggancio in uno degli spazi, quindi mi aggancio qui, lavoro una maglia bassa ed una catenella che mi sostituisce la prima maglia alta. All'interno di questo spazio lavoro altre 2 maglie alte, quindi il gruppo che abbiamo lavorato anche prima di 3 maglie alte. Nei prossimi 2 spazi andrò a lavorare sempre il modulo da 3 maglie alte. Distanziamo il tutto con una catenella. Quindi questo è il procedimento che dobbiamo ripetere per tutti gli spazi, ma negli angoli dobbiamo andare a ripetere il procedimento che abbiamo fatto nel giro precedente nell'angolo. Quindi in questo spazio di 2 catenelle dobbiamo andare a ripetere lo stesso procedimento. Quindi faccio la catenella di separazione e all'interno vado a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. In questo modo, quindi procedo in questo modo per tutto il giro. Come vi ho già detto, non cambia granché perché in ogni spazio dobbiamo andare a lavorare 3 maglie alte. Separiamo il tutto con una catenella e in ogni angolo, quindi in ogni spazio di 2 catenelle, andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi terminiamo il giro e ci vediamo al termine. Terminato anche questo giro, tagliamo il filo, vado a chiudere con asole di chiusura, mi sostituirà anche la catenella finale. Ovviamente poi andrò a bloccare per bene tutti i fili e a questo punto vado a fare l'ultimo cambio colore e l'ultimo giro, quindi andiamo ad ultimare la nostra mattonella e lo farò con il colore naturale. Cappietto iniziale, ci agganciamo in un qualsiasi punto, andremo a lavorare tutte maglie basse lavorando i punti come si presentano. Quindi dove abbiamo le maglie alte lavoriamo una maglia bassa per punto, dove abbiamo la catenella lavoriamo una maglia bassa, mentre negli spazi dove abbiamo le catenelle andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi mi aggancio in un punto qualsiasi, mi aggancio in uno spazio e lavoro la prima maglia bassa. Procedo, punto l'uncinetto nel punto successivo e lavoro una maglia bassa, lavorerò una maglia bassa per ogni punto sottostante
Qui ho la catenella, lavoro una maglia bassa, qui avevo le 2 maglie alte, ho lavorato 2 maglie basse, qui abbiamo l'angolo e andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Poi procedo di nuovo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi il procedimento è questo. Ok, terminato il giro, a questo punto non ci resta che tagliare il filo, chiudere con asola di chiusura, nascondere tutti i fili e realizzare altre 3 mattonelle uguali. Dopo aver lavorato le mattonelle dobbiamo andare ad unirle insieme. Io 2 le ho già unite. Come potete vedere ho fatto una variazione sui colori, cioè i colori sono quelli ma ho variato l'ordine. Quindi sono partita con giallo, arancione e azzurro e poi ne ho fatte altre 2 che metterò sull'altro lato della pochette, dove ho fatto azzurro, arancio e giallo. Ovviamente il bordo l'ho lasciato naturale, quindi ora andiamo a vedere come unire le mattonelle. Posizioniamo le 2 mattonelle rovescio contro rovescio, quindi andrò a fare la cucitura sull'esterno ma a maglia bassissima. Quindi ci prendiamo il colore di base, che nel mio caso è il colore naturale, faccio il cappietto iniziale, puntiamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna della maglia d'angolo in questo modo, e lo stesso faccio anche per l'altra mattonella. Quindi punto l'uncinetto prendendo solo la maglia esterna dell'angolo, quindi in questo caso sarà la catenella, perché in ogni angolo qui abbiamo fatto una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi la metà catenella che stiamo prendendo è proprio della catenella dell'angolo. Presi i 2 punti insieme andiamo a chiudere il tutto con una maglia bassissima. Procederemo quindi nello stesso modo, puntiamo l'uncinetto prendendo la metà catenella del punto successivo di entrambe le mattonelle. In questo modo, e chiudiamo sempre a maglia bassissima. Cuciamo la mattonella tutta a maglia bassissima. In alternativa potete fare la cucitura dall'interno se preferite. Terminata la cucitura, a questo punto non andiamo a tagliare il filo ma procediamo contornando tutto il pannello. Quindi facciamo semplicemente una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante.
In ogni angolo, quindi in ogni spazio di una catenella che abbiamo lavorato appunto in ogni angolo per creare l'aumento, andremo a lavorare 3 maglie basse, quindi anche in questo giro lavoreremo l'aumento. Procediamo poi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, facendo sempre questo aumento in ogni angolo. Ok, ho terminato il giro di rifinitura. A questo punto tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. Bene, a questo punto non ci resta che unire insieme i due pannellini e poi andarli a cucire direttamente sulla pochette in juta. Per unire i due pannellini andrò a cucirli molto semplicemente con lo stesso filato, quindi del colore naturale, e andrò a cucirli con ago tirafettuccia. Ovviamente faremo la cucitura solo sui 3 lati perché una parte resta aperta per poter posizionare all'interno la pochette in juta. Quindi per quanto riguarda la cucitura metteremo rovescio contro rovescio, andiamo a bloccare il filo all'interno e andremo a cucire i 3 lati. Intanto questo è ancora il primo gomitolo che ho utilizzato, penso che mi basterà per fare tutto. A questo punto faccio uscire l'ago dalla maglia più alta e devo iniziare a cucire. Prenderò solo le asoline esterne dei punti, quindi maglia d'angolo su un pannello, maglia d'angolo sull'altro pannello, prendendo, come vedete, solo le asole esterne. Faccio una doppia passata, quindi rientro nelle stesse asole e poi vado avanti in questo modo, quindi passo alle asole successive, prendo solo quelle esterne e una volta terminata la cucitura, ovviamente anche nell'ultimo punto faremo la doppia passata, andiamo a bloccare il filo tra le maglie e poi avremo terminato per quanto riguarda l'assemblaggio delle mattonelle. A questo punto non ci resta che inserire la pochette in juta all'interno della lavorazione ad uncinetto e dovremo poi comunque andare a sistemare per bene il tutto e poi cucire tutto lungo il bordo della pochette in juta
quindi si va a dare per bene la forma, sistemare il tutto e poi andiamo a cucire il tutto. Utilizzerò del filo di nylon che è trasparente, così non si vedrà la cucitura, non sarà assolutamente visibile. In alternativa, mentre assemblavo le mattonelle, mi è venuta in mente anche un'idea che voglio condividere con voi. Invece di cucirla, si potrebbe anche optare per lasciarla libera così, quindi inserendo solo la pochette in juta all'interno. Per fare cosa? Magari si possono realizzare delle mattonelle di colore diverso e in base al giorno, magari un giorno volete indossare un colore diverso, andate semplicemente a cambiare la parte ad uncinetto, così da avere una pochette di colori sempre diversi. Magari, non so, potete applicare una chiusura a calamita in modo da fissarla, diciamo, oppure in alternativa si può foderare la parte ad uncinetto e utilizzarla come altre tasche in più. Insomma, ci sono diverse alternative. Io comunque l'andrò a cucire direttamente, così vi mostro il passaggio. Quindi ci andiamo innanzitutto a bloccare il filo all'interno della lavorazione. Poi inizio a cucire tutto il bordo della pochette ad uncinetto, quindi delle mattonelle, al bordo della pochette in juta. Vado a fare il cappetto iniziale ed avvio 3 catenelle. A questo punto torno semplicemente indietro partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa nell'ultima catenella, nella terza. A questo punto giro semplicemente il lavoro in questo modo, vado a puntare l'uncinetto in quest'asola che sarebbe la terza catenella delle 3, prendo il filo, chiudo una volta e chiudo la seconda volta. Andremo a lavorare una spighetta rumena, quindi volto poi di nuovo il lavoro in questo modo, lo giro, punto l'uncinetto prendendo la prima asola che mi ritrovo e la seconda. Prendo il filo, chiudo le prime 2 asole, ricarico il filo e chiudo le seconde 2. Da questo momento il procedimento sarà lo stesso. Giriamo il lavoro, prendiamo le 2 asole che abbiamo qui sul lato, quindi 1 e 2, carichiamo il filo, chiudiamo le prime 2, carichiamo il filo, chiudiamo le seconde 2 e procederemo così fino ad ottenere la lunghezza che appunto desideriamo. Se volete realizzare una tracolla lunga raggiungerete circa 1,20 m. Se volete realizzare una tracollina giusto per il polso, seguite le misure che vi lascerò indicate qui in alto, che sono quelle che raggiungerò io.
Ho raggiunto 35 cm, ho già tagliato il filo, adesso vado a cucire le due estremità insieme, cucendole anche al moschettone. Andremo quindi ad applicarla qui sul laterale, facendo passare il moschettone tra le maglie, in questo modo, e questo sarà il risultato finale. È un progetto veramente molto semplice, sono rimasta sul semplice per aiutare anche chi è alle prime armi, quindi abbiamo lavorato 4 mattonelle unite insieme ed abbiamo ricoperto la pochette in Utah, che è la misura più piccola disponibile sul sito di Tresfere. Quella che ho utilizzato io misura 15 cm x 25. Ovviamente, come vi ho già detto prima, potete applicare una tracolla lunga al posto dell'accetto per polso. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, seppur semplice. Vi ricordo che trovate il link nel box informazioni, il link diretto al sito di Tresfere dove trovate tutti i materiali per borse. Se questo progetto vi è piaciuto fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial ed attivando la campanella riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!